Bentornati a tutti amici, in questo nuovo interattivo che mi avete richiesto nei commenti vado a vedere che tipo di relazione vuole questa persona con te. Quindi vediamo magari soprattutto per le nuove conoscenze, andiamo a vedere come ti vede questa persona e che cosa sogna nei tuoi confronti, che cosa vuole da te, che cosa desidera da te, che tipo di relazione vuole quindi, ok? Andiamo a usare le carte che ho creato io e andiamo ad usare come sempre le carte napoletane. Abbiamo due varianti, quindi abbiamo la prima variante che ha la chitarra e la seconda variante ha il pesciolino. Naturalmente è un interattivo generico, lo ricordo sempre, e naturalmente se ti chiamano tutte e due le varianti non c'è problema, puoi ascoltarle entrambe. Quindi partiamo subito con la chitarra, mettiamola qui e andiamo a vedere. Vado a vedere con le mie carte in che situazione sei con questa persona, quindi in quale situazione vi trovate, com'è il vostro rapporto, diciamo. Allora andiamo a vedere com'è il rapporto di queste due persone. Vediamo com'è il rapporto, in che situazione si trovano queste due persone. Andiamo a tirare 7 carte, andiamo a vedere com'è il rapporto che c'è per la prima variante. Prima variante. Qui mi fanno vedere le lettere R di Roberto, mi arriva una lettera R. Com'è il rapporto che c'è nella prima variante tra queste persone? Allora, ok, posso dire che non è un rapporto di tipo lavorativo. Qui non è un rapporto dove c'è dolcezza, quindi nel senso, allora questa è una carta che mi parla comunque di un uomo che ti fa emozionare baciandoti la fronte, è uscita capovolta, quindi posso dire che questo non è un rapporto dove c'è della dolcezza. Qui mi fanno capire che potrebbe essere ad esempio, come potete vedere insieme a me con questa carta, potrebbe essere che tu osservi questa persona, magari mentre passa, oppure vai nel negozio di questa persona. È come se tu osservassi da lontano questa persona. Potrebbe anche parlarmi di social, magari lo osservi su Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. È un accontentarsi in questa situazione, ok? Con questa carta, come se tu cerchi di andare verso questa persona. Non penso che potresti scambiare qualche parola con questa persona, questo sì, quindi potrebbero esserci magari delle parole tra di voi, magari lo saluti, oppure come ho detto prima, ehm, ho la sensazione che potrebbe non essere una persona libera e, e qui c'è della serietà. Forse c'è solo un saluto, ecco, io qui vedo comunque un rapporto abbastanza freddo, ok? Un distante oppure proprio una persona che non conosci ancora bene, una persona che magari tu non ti sei dichiarata o viceversa, lui non si è dichiarato o lei non si è dichiarata. Questa è la situazione che mi fanno vedere le carte, ok? Devo dire che la carta del silenzio è comunque capovolta, quindi secondo me questa è una persona molto intelligente. Penso che qui ci siano delle persone seriose, però molto intelligenti. Io ho questa percezione di persone intelligenti. Comunque c'è un rapporto di estranei, ok? Come estranei. Qui c'è un po' un accontentarsi.
non so per quale motivo, però è come se le carte ti dicessero forse che meriti di più. Io qui ho la sensazione di qualcuno che non è totalmente libero, forse questa persona a cui sei interessata potrebbe non essere totalmente libera, poi mi farai sapere nei commenti, naturalmente, ok? Allora, questa è la situazione come ho detto un po' di freddezza, qui non vedo una coppia, una relazione, vedo due persone che potrebbero in qualche modo comunicare, parlare. Non credo che ci siano questioni finanziarie tra di voi oppure lavorative e questa carta mi riassume un po' tutto quello che ho detto, quindi è come se tu osservassi questa persona da lontano, ok? Potrebbe anche qui parlarmi di un qualcosa che si è ad esempio rotto, quindi magari una relazione del passato, una persona che si è allontanata e magari tu sei lì in attesa, stai aspettando che questa persona ti contatta, non lo escludo, ok? Allora andiamo a vedere invece con le carte napoletane, andiamo a vedere subito la domanda secca: che tipo di rapporto questa persona vuole con te? Che tipo di rapporto questa persona desidera con te? Che tipo di rapporto questa persona vuole con te? Prima variante, che tipo di rapporto? Ok, mi sono già cadute delle carte che mi fanno pensare o che questa persona è impegnata o che questa persona ha problemi a impegnarsi, ok? Comunque, vediamo. Qualcosa anche con... potrebbe essere un qualcuno che magari tu vedi ad esempio in un bar, che tu vedi magari in un ristorante. Questo anche mi arriva. Che tipo di rapporto questa persona desidera con te? Allora, ok. Fanno vedere un qualcosa anche inerente ad un allontanamento, un viaggio, potrebbe essere una persona che vuole stare distante dai sentimenti, dall'amore, o potrebbe questo volermi anche dire, parlare che è una persona che magari viaggia o siete distanti a livello magari di città o di regione. È una persona che non vuole avere più problemi o avere comunque problemi soprattutto in casa o in campo sentimentale. Mi fanno vedere che ne ha avuti parecchi e anche abbastanza gravi. Allora, potrebbe essere una persona un po'... Allora, tu sei nel pensiero di questa persona, però andiamo avanti, voglio vedere un attimino bene. Allora, sì, potrebbe essere una persona anche che si è separata nel passato, sì, sì. Allora, qui posso dire sicuramente che potrebbero essere quelle storie dove qualcuno è già impegnato. Tu che guardi il video potresti essere magari già una donna impegnata in coppia o viceversa, oppure entrambi, tutti e due potreste essere impegnati, assolutamente sì. Qui che dire, inerente a te, lui pensa, lui o lei pensano a un rapporto un po', come dire, senza problemi, dove c'è allegria, dove c'è
gioia, dove mm, non so come dire, qui c'è la carta comunque della felicità, come dire, lo stare bene con una persona, ma il non volere assolutamente alcun problema. Questo è quello che mi fanno vedere le carte. E potrebbe essere questa persona in attesa di un cambiamento, ma anche tu potresti essere in attesa o comunque tu soprattutto stare progettando un cambiamento. Questo cambiamento potrebbe magari indicarmi che vuoi ad esempio smuovere questa situazione se la vedi bloccata, oppure sei in una relazione infelice, vuoi cambiare nel senso che hai in progetto di separarti. In base a quella che è la tua situazione specifica, qua però io vedo persone esterne a questo rapporto, quindi qui c'è un'altra donna e c'è un altro uomo. Non escludo per qualcuno che potrebbero esserci anche rapporti di amicizia tra queste persone, quindi magari aver adocchiato una persona che magari è amico di parenti, familiari, eccetera, eccetera. Questo è un po' quello che mi fanno vedere. Vedo che questa persona ha un sacco di problemi nella vita di tutti i giorni. Questa persona a cui tu stai pensando, vedo che ha delle problematiche da affrontare, da risolvere, forse anche proprio con una figura femminile e proprio anche a livello finanziario. Quindi è come se questa persona qui, da quel che mi fanno vedere le carte, desiderasse da te comunque leggerezza, nel senso un rapporto eh, senza complicazioni, perché ne ha già tante in questo momento nella sua vita quotidiana. Quindi potrebbero esserci magari con queste carte dei messaggi tra di voi, questo sì, dei messaggi, oppure fare un tragitto insieme a piedi magari. Questa carta mi indica anche proprio il tragitto da fare a piedi, camminando. Però qua è come se ci fosse un qualcosa che a livello mentale turba questa persona. Vedo che è deluso, è fortemente deluso. Questo è quello che mi fanno vedere le carte. Quindi è come se desiderasse un po' di leggerezza mm, e cercasse di escludere ad ogni modo qualsiasi complicazione, qualsiasi problema. Questo è quello che mi fanno vedere. Quindi qui se parliamo di rapporto di coppia, e purtroppo devo dire che la cosa è un po' difficoltosa in questo momento della vita di questa persona qua a cui abbiamo pensato, eh. Andiamo a vedere ancora, quindi qua quello che desidera da te, che tipo di rapporto vuole. Vuole iniziare probabilmente magari conoscendoti, mandandoti un messaggio, facendo una passeggiata assieme, però senza alcun tipo di problema, perché ne ha già molti da risolvere in questo momento della sua vita. È come se fosse un attimino fermo, anche da tempo, penso, a livello emotivo, quindi è una persona che fa fatica probabilmente a riaprire il suo cuore o comunque a lasciarsi andare, a buttarsi per tutto quel che riguarda il campo sentimentale. È una persona un po' bloccata in questo senso, lo vedo così. E io credo che potrebbe avere avuto degli ostacoli molto grossi o nel campo lavorativo o proprio nelle mura domestiche. Questo è ciò che mi fanno vedere. Quindi esclude a priori qualsiasi problema, non ne vuole più sentir parlare, ma vuole invece proprio le risate, l'allegria, la gioia, mm, solo vibrazioni positive vuole da te. Questo è quello che mi fanno vedere le carte. Andiamo a vedere ancora. Andiamo a vedere ancora un attimino con le carte che ho creato io, se ci vogliono dire ancora qualcosa inerente a questa persona. Ho capito perché c'era la carta dell'accontentarsi, perché probabilmente è una persona che non si dà al 100%, una persona comunque che ha delle paure, dei blocchi, delle cose comunque sue da risolvere. Allora, vediamo
se ci dicono ancora qualcosa inerente alla chitarra. Poi andiamo a vedere anche i segni e le lettere. Vediamo se ci dicono ancora qualcosa inerente a questa situazione che hai tu, chitarra. 5 carte. Ok, abbiamo al fondo mazzo una carta che mi fa pensare a una persona estremamente comunque razionale, una persona ferma sulle sue posizioni e purtroppo devo dire qua mi fanno anche un po' vedere una difficoltà a migliorare una situazione o un pensiero. Qui c'è una persona che probabilmente è un po' ferma sulle proprie posizioni. Allora, sì, allora, queste carte sono molto chiare, ok? È come se ti consigliassero di, oppure l'hai già fatto, di correre il rischio, di vivere a testa alta, ridi, corri il rischio. Quindi provaci, le carte ti dicono provaci o se ci hai già provato comunque mettiti comunque al primo posto. Abbiamo veramente tutte queste carte che mi parlano della stessa cosa. Qui ci vuole razionalità in questa situazione, non bisogna perdere la testa o comunque non bisogna lasciare comandare solo il cuore. Bisogna anche capire se questa persona effettivamente magari nei tuoi momenti di debolezza è stata presente nella tua vita, ok? Perché qua è come se per qualcuno ci sono anche dei figli presenti nella situazione, però questa carta dice ricorda chi c'era quando stavi male, saranno quelli che vorrai accanto quando tutto andrà bene. Potrebbe anche farmi pensare a una persona che potrebbe averti fatto magari delle promesse, lasciami risolvere la situazione e poi ne riparliamo, questo non è il momento giusto, potrebbe anche essere questa la situazione, però comunque le carte ti consigliano assolutamente di non farti spegnere il sorriso da nessuno, ma soprattutto di metterti comunque al primo posto, cioè di mettere dei limiti, ok? Quindi amavo il tuo sorriso, ma ho preferito il mio. Qui potrebbero esserci anche delle storie del passato con questa carta. E poi qua è come se si cerca di piacere agli altri, di piacere alle altre persone, a chi ci osserva. Questo potrebbe parlarmi di te che guardi il video o potrebbe parlarmi proprio dell'altra persona, della persona che, per cui tu hai chiesto, la persona a cui tu hai pensato. È come se ci fosse un po' da mantenere una facciata, ok? Quindi qui andiamo a vedere ancora. Le carte sono chiare, quindi il rapporto che questa persona comunque al momento, naturalmente, al momento vuole con te è un po' un rapporto di allegria, ok? Un po' superficiale, senza troppi progetti futuri. Questo è quello che mi fanno vedere al momento. Vediamo se con le carte napoletane dobbiamo dire altro. Dobbiamo dire altro per la variante numero 1. Ok. Sono molto chiare, eh? È una persona estremamente razionale, quello che ti dicono le carte. Sicuramente comunque hai pensato a una persona che conosci già abbastanza bene, quindi io non devo assolutamente, eh, penso che non ti sto dicendo niente di strano, ok? Tanto mi fanno vedere l'amore del passato. Quindi qua è una persona che tu conosci da tempo, una persona con cui magari hai perso i contatti, una persona che ogni tanto vai a sbirciare qualcosina sui social, potrebbe essere anche un ex o comunque un amore del passato, potrebbe parlarmi
del fatto che qui ci potrebbe essere una lezione da imparare, ok? Una lezione, quindi un legame karmico. Fanno vedere comunque l'amore del passato, mi fanno vedere la carta della passionalità, potresti sentirti estremamente attratta sessualmente da questa persona, potresti sentire ehm, una forte attrazione, ma anche questa persona potrebbe essere una persona comunque estremamente attraente, questo sì, però, c'è un però, nel senso che, nel senso che è un po' tanto anche pessimista. A parte che è molto razionale, fanno vedere una persona estremamente razionale, fortemente legata al suo lavoro. Potrebbe anche essere una persona che per lavoro indossa una divisa, non lo escludo qua, però è come se si mettesse sempre lui al primo posto, non mette gli altri al primo posto, mette se stesso al primo posto e, e anche c'è da dire che a livello sentimentale, a livello di cuore, a livello di carezze, come dicevamo prima con la carta della tenerezza, è molto scarso in questo senso. Quindi vedo una persona abbastanza molto chiusa a livello comunque di gesti d'affetto, eccetera, eccetera. Ok? Qui ripeto, c'è anche un'altra figura presente, potrebbe essere una donna del passato, potrebbe essere che non sei tu, o potrebbero essere dei figli, però quello che c'è da dire qui è che è una persona che mette al primo posto se stessa, questa. Andiamo ancora avanti, anche se io credo che qui la situazione è chiara, eh? È chiara e abbiamo già anche spiegato abbastanza bene. Potrebbe avere dei figli questa persona o magari una mamma a cui badare, essere molto 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 legato al lavoro o comunque proprio alla sua razionalità, è una persona che difficilmente si lascia andare, si sbottona, è molto frenata da quel che vedo qui. È anche una persona che comunque potrebbe fare delle promesse che poi fa fatica a mantenere. Questa è una persona che potrebbe sparire per messaggio, sparire, non farsi più sentire. Quindi questo è quello che è uscito per te. Io adesso direi che, vista la situazione, la carta più idonea in questa prima stesura con la chitarra è questa. Amavo il tuo sorriso, ma ho preferito il mio, nel senso rimani irrazionale, comunque una volta che ci hai provato rimani irrazionale, ma mettiti sempre al primo posto, nel senso non ti fare troppo portare o vincere dalle emozioni. Questo è un po' quello che mi sento di dire in questa situazione. Ok? Andiamo a vedere ancora i segni, il segno che potrebbe essere il tuo o di questa persona e le lettere, anche per vedere se comunque ti ritrovi nelle mie parole, ma penso che tu questa persona l'hai già abbastanza inquadrata, hai già avuto a che fare con questa persona. Allora, vediamo un po' ballerina, una persona che va e viene, una persona poco costante comunque. Vediamo un po' i segni di questa prima variante, i segni e le lettere di questa prima variante. Vediamo un po'. Abbiamo i segni di terra, toro, vergine e capricorno, molto forte la vergine, molto forte il toro. E, vabbè, anche il capricorno mi viene riconfermato e poi abbiamo i segni d'acqua, cancro, scorpione, pesci. Ok? Qua vediamo un pochino le lettere, vediamo se mi fanno vedere anche qualcosa. Qualcuno qua potrebbe lavorare con i fiori o amare i fiori. C'è una L di Livorno, c'è una O di Otranto, una V di Verona,
abbiamo la I di Imola, la M di Michele, la T di Torino. Qua abbiamo delle donne che hanno, come dire, tipo la frangetta aperta davanti, mi fanno vedere questo, tipo la riga di mezzo, la frangetta aperta davanti, frangetta, la frangia non troppo corta, capito? Tipo i capelli con i boccoli, però raccolti, mi fanno vedere una donna così, con i capelli comunque raccolti. Poi abbiamo, c'è un qualcosa qui con, anche qui vedo, mi arriva la Sicilia, le teste di moro, qualcosa anche con le teste di moro, con le pigne che si usano in Sicilia. Abbiamo poi, allora, qualcuno che ama le macchine, una G di Giacomo, vediamo un po', abbiamo anche un qualcosa con l'Oriente in questa variante, qualcosa con l'Oriente, una M di Milano, non ricordo se l'ho già detta, una D di Davide, J di Jessica, una S di Silvia, e direi basta. Qualcuno che sbuffa parecchio, c'è qualcuno che sbuffa qua. Abbiamo ancora una P di Paolo, ok? Questa era la prima variante inerente a cosa vuole questa persona da te, che progetti ha, che cosa si prospetta, ok? Questa era la prima variante, io ti ringrazio per aver visto la prima variante, passo adesso alla seconda che ha il pesciolino. Eccoci qui con la seconda variante con il pesce, quindi andiamo a vedere come abbiamo fatto per la prima variante, andiamo a vedere con le carte che ho creato io la situazione che c'è tra voi due, poi con le carte napoletane andiamo a vedere il tipo di rapporto che vuole questa persona con te, quali progetti ha, che cosa si aspetta da questa conoscenza, da questa relazione con te, ok? E poi andiamo a vedere infine se ci sono degli approfondimenti da fare, se no andiamo a vedere i segni e le lettere inerenti a te e a questa persona, ok? Quindi andiamo a vedere intanto la situazione, vediamo se ti trovi in quello che dico. Allora, ti ricordo che è un interattivo generico, quindi potrebbe anche non essere per te. Allora, andiamo a vedere la situazione che c'è con questa persona, che tipo di rapporto hai. Che tipo di rapporto hai con 7 carte, come abbiamo fatto prima? Che tipo di rapporto hai con questa persona, pesciolino? Che tipo di rapporto hai con questa persona? Allora, 4. Tipo di rapporto hai con questa persona? Ancora una. Allora, ecco qui, qualcuno trova qualcuno che ti cambi la vita e la renda migliore. Qua, a differenza della variante numero 1, abbiamo una coppia, come puoi vedere dall'immagine naturalmente. Abbiamo Marilyn con suo marito abbracciati, qui mi parlano di anche un senso di appartenenza, amore, perché abbiamo il colore rosso e il colore verde con cui ho scritto questa carta. Naturalmente è
inteso comunque riferito ai 7 chakra che abbiamo nel nostro corpo, quindi il chakra del cuore e il chakra della radice. Andiamo a vedere. Ok. Mm. Allora, alti e bassi, vediamo un pochino, ok. Beh, dai. Allora, abbiamo comunque una situazione dove nel passato qualcuno con questa carta comunque è maturato comunque pagando i propri errori o comunque facendo esperienza sulla propria pelle, ok? Qui mi dicono le delusioni ti fanno aprire gli occhi e chiudere il cuore. Quindi qui c'è qualcuno che ha già magari una relazione finita alle spalle o un divorzio, eccetera, eccetera. Vedo però qui che ci sono dei dubbi, delle difficoltà in campo finanziario o lavorativo per quel che riguarda questa coppia. Potrebbe potrebbero esserci dei momenti dove c'è un po' di scontentezza, non lo escludo, anche qui con questa carta, quindi essere, magari puoi interagire con una persona molto seriosa, una persona che magari ride poco, c'è una buona comunicazione tra di voi, però assolutamente, e vedo anche che ci sono tanti contatti anche a livello di messaggini o telefonate con questa carta qui, ok? Quindi abbiamo una persona però che riesce a farti ridere, una persona che probabilmente riesce anche a farti dimenticare magari qualche preoccupazione o qualche vicenda del passato che ti ha ferita o ferito, ok? Quindi questo è, devo dire che tutto sommato è una persona mm, con cui tu ti senti al sicuro, ok? Mi fanno vedere questo. Al sicuro potrebbe essere una persona protettiva e io non credo che questa sia una persona aggressiva, assolutamente no, anzi penso che sia una persona comunque dolce, affettuosa, questa qui, ok? Questa qui della seconda variante, ok? Quindi vediamo già una coppia, vediamo qualcuno che è arrivato nella tua vita dopo magari una delusione passata abbastanza importante. Abbiamo una persona che o tu o lui potrebbero esserci comunque dei dubbi per quel che riguarda le finanze o il lavoro, o qui è necessario magari trasferirsi, cambiare città. Vedi tu qual è la tua situazione, però comunque fanno vedere proprio la carta dei contatti, delle risate, delle telefonate, il fatto che qui c'è già un qualcosa di in piedi, c'è un qualcosa di aperto, c'è già una relazione con questa persona, ok? Magari non c'è un matrimonio, magari non c'è una convivenza, però comunque penso che ci sia già una storia in atto assolutamente. Allora, andiamo a vedere adesso che progetti ha quindi questa persona nei tuoi confronti. Vediamo. Poi magari è semplicemente una persona che tu al momento stai sentendo telefonicamente o via social. Vediamo. Vediamo un po' che progetti ha questa persona inerenti alla vostra storia, frequentazione. Potrebbe essere una persona appartenente ai segni d'acqua, una persona molto bella, affascinante, oppure leggermente più piccolo rispetto a te. Segni d'acqua, cancro, scorpione, pesci, molto forti questi segni. Vediamo cosa vuole questa persona da te, che tipo di rapporto si aspetta da te, per voi. Allora, qua oltretutto vi fanno vedere un qualcosa che si fa in gruppo, quindi non so, magari dovete andare a mangiare al ristorante oppure pensa di presentarsi
alla tua famiglia o viceversa, lui vuole presentarti alla sua famiglia. C'è un qualcosa con il gruppo. Potrebbe anche essere che hai conosciuto questa persona in palestra, ad esempio. C'è un gruppo di persone, mi fanno vedere un evento, un qualcosa, magari con l'avvicinarsi del Natale sta pensando a cosa fare inerente a questa festività, a passarla con te, a passarla con gli amici, con i parenti più stretti. Qui il passato si è buttato alle spalle, non si parla di passato o comunque potrebbe essere una persona che non ama parlare del passato, oppure tu potresti essere una persona che non ama più parlare del passato. Anche se, secondo me, non si ama parlare di questo passato perché ci sono delle ferite che ogni tanto fanno male, tornano nella mente e quindi o potrebbero esserci anche state discussioni inerenti al passato, ok? Comunque inerente a sto passato c'è un silenzio. Allora, vediamo un po'. Ah, ok. C'è anche un pizzico di gelosia, ma qua posso dire che c'è qualcuno che addirittura sogna dei bambini. Qualcuno qua sogna dei figli. Allora, qua vuole un cambiamento questa persona. Allora, intanto qui mi fanno vedere che è sempre un po' questa persona che cerca più te, quindi non sei tu che cerchi lui o lei, ma è l'altra persona che ti contatta più facilmente. Tu ti sei un pochino fermata per quel che riguarda le comunicazioni, i messaggi, oppure proprio questa persona che ti cerca sempre per prima. È come se ci fosse ancora un po' da mettere a posto una situazione che riguarda il passato. Quindi qua potrei pensare a una separazione che deve essere fatta o proprio ad esempio a un trasloco, a un trasferimento, a un cambio casa o c'è proprio il progetto magari di fare un viaggio, di trasferirsi, di spostarsi. C'è un pizzico di gelosia? Assolutamente, se magari qualcuno ehm, si fa sentire con te. Quindi io qua vedo anche una persona che è un po' gelosa per quel che magari sono i messaggi che tu ricevi, eccetera, eccetera. È una persona che mi esce anche a tratti abbastanza indipendente, comunque una persona che questa vuole i suoi spazi, assolutamente sì. È una persona che potrebbe avere dei dubbi, come ho già detto all'inizio, a livello finanziario, quindi qui potrebbe essere o una conoscenza avvenuta sul lavoro o c'è proprio un lavoro da cambiare, un qualcosa inerente al lavoro da mettere a posto, ok? Potrebbe anche essere magari delle spese che questa persona deve sostenere magari per qualche figlio o per una ex moglie, eccetera, eccetera. Qua ci sono anche altre persone coinvolte in questa situazione. Naturalmente, se è la tua situazione specifica, tu capisci di cosa sto parlando. Qui naturalmente è un interattivo generico, quindi ehm, ci sono più opzioni, diciamo. Allora, sta pensando a un cambiamento. Andiamo ancora a vedere bene qua con le carte, perché qui è come se ci fossero tipo delle catene, questa persona o tu ti devi svincolare da queste catene per poi cominciare una nuova vita proprio con questa persona. C'è anche proprio la voglia di stare insieme, il pensare a quando la vedo, a quando ci vediamo, a quando staremo insieme. C'è anche proprio la mancanza, come dire, sente la mancanza questa persona quando non ci sei. Andiamo a vedere ancora.
Sì, qua ci sono persone che si osservano da lontano. Vediamo. Cosa dire ancora inerente a questa situazione della seconda variante con il pesciolino? Cosa dire ancora per approfondire questa situazione? Pensa a un cambiamento, però qui è come se fosse un po' a rilento questo cambiamento, fosse fermo, forse state aspettando da un po' di tempo anche. Allora, cosa dire ancora inerente a questa situazione della seconda variante? Allora, confermo che qui sei una persona affascinante, importante veramente con questa carta per questa persona, quindi anche se magari non te lo dice, anche se non sempre lo dice, non sempre lo dimostra, con questa carta c'è proprio il senso di appartenenza, ti vede estremamente sensuale, proprio come vedi dall'immagine di questa carta che dice la donna è la rovina dell'uomo, ma senza di lei un uomo è rovinato. Quindi è come se tu fossi un po' l'aria, l'ossigeno che questa persona respira durante le sue giornate. Ok? Quindi come dire, senza di te questa persona è rovinata. Questo è un po' quello che mi dice questa carta. Ribadisco, mi fanno vedere che potrebbero esserci delle situazioni del passato che non permettono di fare dei passi, potrebbe o comunque che rallentano un po' i passi che volete fare insieme. Questa persona o comunque si cerca di fare le cose per bene, nel miglior modo possibile, non facendo soffrire nessuno. Questo è un po' anche il significato di questa carta qui, ok? È come se si cerca di fare il possibile secondo però le proprie possibilità, ok? Però posso dire che qui i sentimenti sono veri, sono sinceri, assolutamente sì. Quindi qua si attende un cambiamento, probabilmente si sta aspettando di incontrarsi con questa persona ti vuole vedere, questa persona sente la tua mancanza, assolutamente sì. Qui c'è addirittura proprio un aspettare con ansia il momento dove sarete insieme. Questo è quello che mi fanno vedere le carte. Non per tutti, ma per qualcuno qui si sta progettando proprio anche di allargare la famiglia, come ho detto all'inizio, ok? Questo è per la seconda variante. Andiamo a vedere invece ancora come ho fatto con la prima variante, se devo dire altro, ma direi che sono chiare. Vediamo se devo dire altro di importante in questa seconda variante, devo dire altro. Potrebbe trattarsi di un cambio di lavoro, di un cambio di città. Qui vediamo se devo dire altro. Ok. In certi momenti qua bisogna imparare a comunicare meglio, a comunicare magari con più tranquillità, non avendo paura di mostrare le proprie debolezze o le proprie paure. C'è da fare una scelta in questa stesa e c'è da prendere una decisione. Sì, sì. Sì, c'è da fare una scelta, c'è da prendere una decisione che potrebbe anche riguardare le finanze o il lavoro, come ho detto finora, ok?
Per qualcuno c'è un qualcosa con un ex marito o con un marito compagno attuale o con un figlio maschio, c'è un qualcosa comunque con un capo, mi fanno vedere una figura maschile collegata comunque anche con, con il lavoro, il denaro, il passato, tutta questa situazione qua. Ok? Questo è, bisogna fare una scelta, ma i sentimenti comunque ci sono veri, sono sinceri, ok? Questo è un po' quello che, nel senso, questa persona attende assolutamente di vederti, di, di trovare un momento un pochino più positivo inerente a questa vostra relazione, ok? Andiamo a vedere adesso invece i segni e le lettere che vi coinvolgono. Andiamo a vedere i segni e le lettere per queste persone che hanno scelto la seconda variante con il pesciolino. Vediamo i segni e le lettere coinvolti nella seconda variante. Allora, abbiamo i segni d'acqua, come ho detto all'inizio, cancro, scorpione, pesci. Abbiamo i segni di aria, gemelli, bilancia e acquario. E poi abbiamo i segni di fuoco, ariete, leone, sagittario e ci vedo ancora il segno del capricorno. Allora, qui c'è una E di Erika, I di Imola, B di Barbara. Abbiamo una D di Davide, abbiamo la T di Torino, la L di Livorno. Allora, abbiamo persone che leggono le carte in questa stesa, in questa variante ci sono persone che possono essere appassionate di tarocchi anche loro. Abbiamo una O di orecchio, una C di Carlo, una P di Palermo, abbiamo qualcosa con il vino, le vigne, non so perché mi viene in mente l'aereo, un elicottero, un aereo, il volare, non so di cosa mi stiano parlando. Direi che le lettere qua penso di averle dette tutte. Ehm, la R di Roberto ancora, la N di eh, Napoli. Basta, direi che ho detto tutto. C'è un qualcosa con un ulivo benedetto. L'ulivo, mi fanno vedere anche un ulivo. E questa era la seconda variante. Ok, io spero di esservi stata utile, vi abbraccio e vi auguro un buon proseguimento a tutti.